Si può usare la tossina botulinica per curare il dolore orofaciale? Le conserve alimentari di produzione domestica, come ad esempio funghi sott'olio, olive in salamoia, tonno sott'olio, sono le preparazioni più frequentemente implicate nei casi di botulismo alimentare che si verificano in Italia. Significa che al loro interno può proliferare un batterio molto pericoloso, il Clostridium botulinum. Questo batterio produce una tossina, la tossina botulinica, che è tossica per il sistema nervoso e produce una paralisi muscolare, che se raggiunge i muscoli respiratori può portare alla morte. Questo è il motivo per cui gli alimenti in scatola prodotti dall'industria vengono sterilizzati e contengono al loro interno i tanto detestati conservanti, come nitriti, nitrati, eccetera, che non fanno tanto bene alla nostra salute, ma sono certamente meno tossici della tossina botulinica. Dagli anni '80 si è però cominciato a utilizzare la tossina botulinica in campo medico. Prima per curare malattie come lo strabismo e le contrazioni muscolari involontarie, successivamente in medicina estetica per ridurre le rughe di espressione e recentemente per il controllo di diversi tipi di dolore orofaciale. Ma come funziona la tossina botulinica? Il meccanismo d'azione principale è quello di bloccare la trasmissione dello stimolo nervoso dal nervo al muscolo e il muscolo non si contrae. Per questo motivo le malattie per cui è stata utilizzata principalmente sono quelle causate da un'eccessiva contrazione muscolare. Ma di che situazione parla, signore? No, di nessuna situazione. Sto parlando del principale meccanismo d'azione della tossina botulinica. Ma in realtà si è poi visto che la tossina botulinica è efficace anche in altre condizioni dove la contrazione muscolare non c'entra niente. Per questo si sono identificati anche altri meccanismi d'azione. Io riconosco quelli come lei. Quando si trovano in difficoltà cercano di svicolare. No, non sto svicolando. Si è visto che la tossina botulinica inibisce nel sistema nervoso la secrezione di sostanze che amplificano la percezione del dolore, come ad esempio la sostanza P, il glutamato e il peptide correlato al gene della calcitonina. Inoltre, modula l'attività di alcuni recettori del dolore e riduce l'infiammazione. Sì, sui topi. È vero che la maggior parte di questi studi sono fatti sugli animali, ma ci aiutano a spiegare l'efficacia della tossina botulinica in molte patologie dolorose. Ma questa è musica per le mie orecchie, è musica. Visto? Il signore sì che se ne intende. L'effetto della tossina botulinica è comunque temporaneo. Dopo circa 4-6 mesi regredisce e la terapia deve essere eventualmente ripetuta. Ma vediamo in quali malattie si può utilizzare. Una condizione in cui viene adoperata con successo è il bruxismo. Chi segue il canale sa che abbiamo dedicato diversi video al bruxismo e li trovate in questa playlist. E abbiamo citato la tossina botulinica quando abbiamo parlato della terapia del bruxismo. Le metodiche che si utilizzano più frequentemente sono conservative, reversibili e non invasive, come l'uso di un bite durante il sonno, l'uso di farmaci antidolorifici o miorilassanti, fisioterapia, la terapia comportamentale per il controllo del bruxismo durante la veglia, esercizi di rilassamento, eccetera. Ma quando queste metodiche non danno risultati soddisfacenti, si può ricorrere ad infiltrazioni di tossina botulinica nei muscoli masticatori per ridurre la loro contrazione. Questo aiuta a ridurre anche i sintomi del bruxismo, soprattutto il dolore e le tensioni muscolari, e l'aumento di volume dei muscoli masticatori, che tende a ridursi nel tempo. Questo può essere importante anche per motivi estetici, soprattutto nelle donne. La tossina botulinica è stata sperimentata anche per la cura dei disordini temporomandibolari, cioè le patologie delle articolazioni della mandibola e dei muscoli masticatori. Chi volesse approfondire l'argomento può dare un'occhiata ai video che si trovano in questa playlist.
Tuttavia, i risultati non sono stati soddisfacenti. Per quanto riguarda il dolore muscolare, ci sono degli studi che mostrano una riduzione del dolore, ma in molti casi la riduzione dei sintomi è stata simile a quella riportata dal gruppo di controllo, cioè non trattato con tossina botulinica. Invece c'è stato un solo studio che ha riportato una riduzione dei click, cioè dei rumori articolari, dopo l'infiltrazione della tossina botulinica in un muscolo che si chiama pterigoideo laterale. Si trova più o meno qui in profondità. Per questo motivo, al momento la tossina botulinica non è una terapia consigliata per queste patologie. Tu dici? Beh sì, le terapie convenzionali al momento sembrano essere più efficaci e più prevedibili. Ci sono però evidenze di una sua efficacia nella prevenzione di alcune cefalee, in particolare dell'emicrania cronica e della cefalea di tipo tensivo cronica. La tossina botulinica viene infiltrata nei muscoli della testa, nella fronte, nella tempia, nella parte posteriore e nei muscoli del collo e delle spalle. Nell'emicrania cronica si è osservata una riduzione del numero e dell'intensità dei mal di testa e un miglioramento della qualità di vita associata alla salute, in particolare all'emicrania. Cioè i pazienti riuscivano con più facilità a svolgere le loro attività quotidiane, come il lavoro, dedicarsi alla famiglia, praticare uno sport o altre attività piacevoli. Stranamente però la quantità di farmaci assunti per far passare il mal di testa non si è ridotta. Anche nella cefalea di tipo tensivo cronica si è osservata una riduzione del numero e dell'intensità dei mal di testa e un miglioramento della qualità di vita, con maggiore facilità a svolgere le attività quotidiane. In più si è osservata anche una riduzione della frequenza di utilizzo dei farmaci assunti per far passare il mal di testa. Questi risultati sono però simili all'utilizzo dei farmaci preventivi per le due cefalee, che in genere costano meno e sono più facilmente somministrabili. Non necessitano di personale specializzato per eseguire le iniezioni e non c'è neanche bisogno di andare dal medico. Basta prendere la compressa o le gocce ogni giorno e finisce lì. Per questo motivo si ricorre alla tossina botulinica nei casi in cui i farmaci tradizionali non sono efficaci o gli effetti collaterali sono molto fastidiosi. Un altro argomento interessante è l'uso della tossina botulinica nel dolore neuropatico, in particolare per la terapia della nevralgia del trigemino e della nevralgia post-erpetica. Nel primo caso, indipendentemente dal dosaggio, le infiltrazioni di tossina botulinica nell'area del dolore riducono sia l'intensità degli attacchi di nevralgia sia la loro frequenza. Nella nevralgia post-erpetica invece il dolore è continuo, ma si è osservata una riduzione dell'intensità del dolore e un minor uso di farmaci oppioidi per controllarlo. Ma cos'è la nevralgia post-erpetica? In effetti non ne abbiamo mai parlato, magari faremo un video più in là. Comunque è una nevralgia causata dalla riattivazione del virus della varicella, in chi ha avuto la varicella ovviamente, in età adulta. È preceduta dalla fase acuta dell'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, che in molti casi si risolve completamente, ma nel 20% dei casi, dopo che spariscono le vescicole, rimane il dolore. Per questo si chiama nevralgia post-erpetica. Adesso parliamo brevemente delle possibili reazioni avverse causate dalle infiltrazioni di tossina botulinica. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi si tratta di reazioni sporadiche, temporanee e di lieve entità, che già suona bene, sicuramente è meglio di frequenti, permanenti e severe. Sono d'accordo. Possiamo dividerle in reazioni avverse causate dall'iniezione e reazioni avverse causate dall'attività del farmaco. Nel primo caso possiamo citare la formazione di piccoli ematomi, sanguinamento, lieve dolore, gonfiore e arrossamento nella zona dell'iniezione, che comunque si risolvono rapidamente. Nel secondo caso possiamo avere delle complicanze causate dalla riduzione del tono muscolare
e dipendono dalla sede dell'iniezione, come l'abbassamento del sopracciglio o della palpebra, l'abbassamento del labbro, asimmetrie in generale del viso, difficoltà a deglutire, debolezza dei muscoli del collo. Anche in questo caso le complicanze sono reversibili, ma ci vuole più tempo perché deve cessare l'effetto della tossina botulinica. Complicanze più gravi sono teoricamente possibili, ma in tutti gli studi che ho esaminato non sono mai state riportate. Ritornando quindi alla domanda iniziale, si può usare la tossina botulinica per curare il dolore orofaciale? E la risposta in generale è sì, in alcuni casi è più efficace, in altri meno. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa, o se volete contattarmi direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Volevo poi approfittarne per chiedere il vostro parere sui contenuti del canale. Io cerco sempre di scegliere argomenti che possano essere interessanti e cerco di prepararli nel miglior modo possibile, ma mi piacerebbe avere un'opinione dal vostro punto di vista. Cosa ne pensate? Datemi un voto. Allora vogliamo votare, iniziamo da Mara. Mara, qual è il tuo voto? Sì. Grande. Fede? Sì? E io pure ti dico sì, ovviamente, sei stato bravissimo. E Gio? Anche io ti dico sì. E allora Quattro sono sì. 4 sì. Addirittura, grazie, mi fa molto piacere. Ciao a tutti, alla prossima! E dai, 4 sì, buono.